Ciao e benvenuto o benvenuta alla lezione dimostrativa di Parliamo Accademia. Come vedi, tutte le nostre lezioni, incluso questa lezione, le facciamo in italiano. Si parla in italiano. Non ti devi preoccupare, l'italiano è molto facile da capire e noi utilizziamo parole che rendono molto facile la comprensione di questa lingua, ma hai alcuni aiuti che possono essere molto utili perché tu capisca mentre io parlo. Innanzitutto mi puoi vedere i miei gesti, come muovo le mani, quindi questo ti aiuterà. Il secondo aiuto che hai sono i sottotitoli. I sottotitoli li vedi qua sotto, vedi? Ci sono i sottotitoli e questi sottotitoli noi ti suggeriamo di utilizzarli in italiano, perché quando tu leggi e ascolti in italiano, il tuo progresso è molto più veloce. Ma se non vuoi avere i sottotitoli in italiano e vuoi utilizzare un'altra lingua per i sottotitoli, lo puoi fare. Puoi scegliere un'altra lingua, puoi scegliere lo spagnolo o puoi scegliere l'inglese per cambiare, per modificare la lingua dei sottotitoli se per te è più comodo. Bene, detto ciò, ti spiego di che cosa si tratta questa lezione dimostrativa. La lezione dimostrativa è divisa in due parti. Nella prima parte ti spiegherò come funzionano i nostri corsi, qual è la nostra metodologia, il programma, la piattaforma, eccetera. E nella seconda parte della lezione ti spiegherò un argomento, faremo una lezione, una mini lezione, perché tu possa vedere la metodologia che noi siamo sicuri che ti piacerà. Va bene? La lezione dovrebbe durare più o meno 20 minuti. Allora iniziamo con la prima parte della lezione. Nella prima parte ti spiegherò attraverso un video come funzionano i nostri corsi. Allora ti faccio vedere questo video che praticamente spiega tutto quello che devi sapere per conoscere a profondità l'accademia, i nostri corsi e i servizi che offriamo. Si dominar el italiano está en tus planes porque quieres obtener un título universitario en Europa, solicitar la ciudadanía, conquistar el éxito profesional, visitar Italia y recorrer sus paisajes únicos con independencia, o simplemente porque quieres aprender un nuevo idioma sumergiéndote en la fascinante cultura del país más romántico del mundo a través de la sonoridad de su lenguaje, entonces estás en el lugar indicado. Parliamo Accademia no es una típica escuela multidiomas como tantas otras. Somos un instituto educativo especializado exclusivamente en enseñar italiano a estudiantes de habla hispana. Toda nuestra estructura corporativa está enfocada en un objetivo específico: garantizar a nuestros alumnos la más completa experiencia de aprendizaje para ayudarlos a cumplir sus metas. Ofrecemos cursos de nivel básico, intermedio y avanzado. Cada uno de los 3 programas ha sido diseñado para completarse en 12 semanas. En ellas disfrutarás de más de 60 horas de lecciones basadas en dinámicas que estimulan un progreso rápido y consistente. Cada semana tendrás 3 clases virtuales con profesores en vivo donde podrás participar, hacer preguntas y recibir correcciones en tiempo real. Las primeras 2 clases tendrán un enfoque explicativo, se realizarán en los horarios establecidos y a ellas podrán asistir todos los estudiantes inscritos. La tercera clase de la semana será conversacional. Se realizará en pequeños grupos de máximo 10 estudiantes y cada semana podrás elegir en qué horario participar entre las múltiples opciones que pondremos a tu disposición. Además de los quizzes y tareas de cada clase, al finalizar cada mes podrás hacer una evaluación que te permitirá medir tu avance e identificar cuáles son los aspectos en los que podrás mejorar.
Si no logras conectarte a una sesión en vivo en los horarios establecidos, no te preocupes. Ingresando a tu cuenta en nuestra plataforma encontrarás las grabaciones de todas las clases, así como el resto del material pedagógico que vas a necesitar para que repases cuando quieras. Al completar el plan de estudios, podrás solicitar tu certificado de aprobación de nivel para que todos admiren tu logro. La calidad de nuestros profesores es un aspecto que cuidamos con mucha atención. La gran mayoría de ellos son nativos y los que no han realizado maestrías en prestigiosas universidades italianas. Todos tienen una experiencia mínima de 3 años enseñando italiano en línea y lo más importante es que la calificación otorgada por nuestros estudiantes en las encuestas de satisfacción es prácticamente inmejorable. Inscribirse es muy fácil. El proceso se realiza a través de nuestra página web y puedes hacerlo desde tu computador o celular. Solo debes seguir estos pasos. 1. Ve a nuestro sitio web www.parliamoacademia.com. 2. Si ya tienes cuenta, inicia sesión. De lo contrario, continúa directamente con el paso siguiente. 3. Ve a la pestaña Cursos y selecciona el programa del nivel que te quieres inscribir. 4. Revisa el resumen y si tienes un código de cupón, aplícalo. 5. Rellena el formulario de facturación. Ten presente que el email y la contraseña que establezcas serán las credenciales de acceso a tu cuenta. 6. Selecciona el método de pago. Puedes hacerlo con la tarjeta de crédito en caso de que prefieras diferirlo a cuotas. Completa el pago y listo. Recuerda que el precio corresponde al curso completo de 12 semanas del nivel que elijas. No es un valor mensual, no habrá cobros adicionales ni costos ocultos. Cuando concluyas el proceso recibirás un correo de bienvenida y el curso aparecerá activo en tu escritorio. En él tendrás todo el material pedagógico a tu disposición en caso de que quieras echar un vistazo mientras esperas el inicio de las clases en vivo. Bene, perfetto. Allora abbiamo visto il video di cui vi avevo parlato, che praticamente spiega tutto molto nel dettaglio quello che dovete sapere per conoscere a profondità i servizi che offre l'Accademia. Adesso continuiamo e parliamo un po' delle lezioni. Vi faccio vedere le lezioni, ma prima mi devo mettere un po' più di qua, più piccolo, ecco così. Bene, perfetto. Allora, le lezioni di cui abbiamo parlato nel video durano 12 settimane. Ogni corso dura 12 settimane. Abbiamo corsi di diversi livelli. Abbiamo un corso base, abbiamo un corso intermedio, abbiamo un corso avanzato e ci sono anche altri corsi addizionali. Tutti durano 12 settimane. In ogni settimana nel corso base, nel corso intermedio e nel corso avanzato avrai 4 lezioni. 4 lezioni a settimana. Le prime 2 lezioni avranno un orario fisso, quindi per esempio nel corso base puoi vedere l'orario delle prime 2 lezioni. La prima lezione si svolge il lunedì alle 19:30 e la seconda lezione si svolge il mercoledì alle 19:30. Queste 2 lezioni ti prepareranno per la terza lezione, che è la lezione più importante della settimana. La lezione numero 3 è quella che noi chiamiamo il club di conversazione. E il club di conversazione è uno spazio per mettere in pratica ciò che avrai imparato nelle 2 lezioni precedenti. È uno spazio in cui tu parlerai, saranno lezioni conversazionali con un professore madrelingua in gruppi molto piccoli di massimo 10 studenti perché tu possa iniziare a superare la paura di parlare in italiano. C'è un'altra cosa molto positiva di queste lezioni ed è che tu puoi scegliere l'orario in cui partecipare a queste lezioni. Le lezioni si fanno il fine settimana, la mattina, e tu puoi scegliere in che orario partecipare. E poi la quarta lezione della settimana è una lezione che si fa in video. Sono esercizi addizionali che troverai sulla piattaforma e potrai fare in qualsiasi momento. Noi ti consigliamo di fare la quarta lezione della settimana
prima di cominciare la prossima settimana. In questo modo potrai rafforzare i concetti imparati in una settimana, diciamo, puntuale. Va bene? Quindi 4 lezioni a settimana distribuite in questo modo. Adesso vediamo nella prossima diapositiva la piattaforma e me posso mettere un po' più grande. Scusate. Ok, allora mi metto un po' più grande perché c'è più spazio. Perfetto. Bene, allora adesso faremo un tour attraverso la piattaforma e così potrete vedere come funziona. Per andare sulla piattaforma dovete visitare il sito web dell'Accademia www.parliamoaccademia.com e lì potrete accedere al vostro profilo utilizzando l'indirizzo email e la password che avete stabilito quando vi sarete iscritti. Poi troverete un video per ogni lezione e troverete anche esercizi addizionali, troverete dei quiz, troverete l'esame di certificazione, troverete le diapositive che potete scaricare se volete fare degli appunti, ma la cosa più importante, ragazzi, è che troverete anche il video delle lezioni. Quindi se tu vuoi ripassare nel tuo tempo libero, lo puoi fare. Se tu non ti sei collegato o collegata a una lezione perché non hai potuto farlo, a una lezione in diretta, una lezione live, allora puoi vedere il video sulla piattaforma. Se tu vuoi avanzare più velocemente perché vuoi andare al tuo proprio ritmo, lo puoi fare e puoi vedere molti video in una settimana se vuoi. Non devi solo vedere 4 lezioni, puoi fare 5 o 6 lezioni guardando i video. Se tu vuoi seguire il programma con le lezioni live, lo puoi fare, ma se vuoi andare più velocemente puoi guardare i video. Ok? Troverai anche il bottone per collegarti alle lezioni live. Diciamo che è tutto all'interno della piattaforma. Bene, perfetto. E poi per continuare vi faccio vedere il programma. Adesso sì, ho bisogno di ridurre il mio cerchio, mi metto qua sopra e vi parlo un po' del programma. Questo programma corrisponde al corso base. Come abbiamo detto, il corso base, così come il corso intermedio e il corso avanzato, dura 12 settimane e le 12 settimane sono divise in 3 moduli. Ogni modulo dura un mese, ok? Quindi nel primo modulo del corso base abbiamo come obiettivo presentarci, dire chi siamo, presentarci, parlare di noi. E per farlo dobbiamo imparare questi argomenti della grammatica. Nel secondo modulo del corso base impareremo a raccontare una giornata, dire quello che facciamo in una giornata, quando sorge il sole, ci svegliamo, facciamo la doccia, eccetera, fino all'ultimo momento della giornata quando andiamo a dormire. E per farlo dobbiamo imparare questi argomenti grammaticali. E nell'ultimo modulo del corso base il nostro obiettivo sarà esprimere un'opinione. E per poter esprimere un'opinione dobbiamo imparare gli argomenti grammaticali che vedete elencati nella diapositiva. Questo vi fa capire quello che potrete fare alla fine del corso base e se volete continuare con il corso intermedio e con il corso avanzato lo potete fare, noi saremmo molto contenti che così sia. Va bene? Bene, un'ultima cosa, se voi conoscete già l'italiano, se avete basi dell'italiano e non sapete se il vostro livello, se non sai se il tuo livello è il corso base o corrisponde al corso intermedio,
puoi fare un esame per sapere in che livello sei. Ok? Questo esame è gratis e lo puoi chiedere all'Accademia attraverso i diversi canali che mettiamo alla tua disposizione. Ok? Bene, allora abbiamo già finito la prima parte della lezione e possiamo quindi continuare con la seconda parte della lezione. Adesso che ho più spazio mi posso mettere di qua, faccio più grande e vi parlo dell'argomento che vi insegnerò oggi. In questo argomento, che è il plurale, la prima cosa che dobbiamo sapere è che in italiano il plurale non funziona come funziona in spagnolo. Quando tu in spagnolo vuoi trasformare al plurale una parola o in inglese vuoi trasformare al plurale una parola, semplicemente aggiungi la lettera S. La lettera S è sinonimo di plurale in spagnolo e in inglese, ma in italiano no. In italiano il sistema per trasformare una parola dal singolare al plurale è molto diverso. In italiano dobbiamo vedere con che lettera finisce la parola al singolare e in base a quella lettera decidiamo come trasformarla al plurale. Per esempio, se la parola al singolare in italiano finisce in O, la trasformiamo al plurale sostituendo la lettera O con la lettera I. Per esempio, la parola bambino è singolare. Si utilizza quando parliamo al singolare, un bambino. Se tu vuoi trasformare la parola bambino al plurale, devi sostituire la lettera O con la lettera I. Allora il plurale di bambino è bambini. Un bambino, due bambini. Ok? La prima regola del plurale. La lettera O si cambia con la lettera I. Se la parola al singolare finisce in A, come per esempio la parola persona, che è singolare, per trasformarla al plurale devi modificare l'ultima lettera e la cambiamo, la sostituiamo con la lettera E. Quindi persona singolare al plurale si trasforma in persone. Una persona, due persone. E l'ultima regola per trasformare le parole dal singolare al plurale in italiano si tratta di cambiare la lettera E di una parola al singolare, la lettera E finale di una parola al singolare, con la lettera I. Allora se la parola al singolare termina in E, come per esempio la parola animale, dobbiamo sostituire la lettera E con la lettera I per trasformarla al plurale. E il plurale di animale è animali. Un animale, due animali. In pratica, tutto è sintetizzato da queste tre regole. Dalla lettera O si passa alla lettera I. Dalla lettera A si passa alla lettera E. Dalla lettera E si passa alla lettera I. Tutto dipende dalla lettera finale della parola al singolare. Bene, adesso che spero sia chiaro come funziona il plurale regolare in italiano, facciamo un esercizio. Bene, per cominciare questo esercizio mi devo mettere di qua un po' più piccolo, perfetto. Bene, per fare questo esercizio abbiamo 5 parole al singolare. Nuvola, libro, studente, oliva e professori. Tutte queste parole sono parole singolari. Come le trasformiamo al plurale? Vediamo. Allora, la parola nuvola finisce in A. Il plurale di nuvola è nuvole, perché sostituiamo la lettera A con la lettera E.
una nuvola, due nuvole, per esempio. La parola libro è singolare e il plurale di libro è libri, perché con tutte le parole singolari terminanti in O dobbiamo sostituire la lettera O con la lettera I per trasformarli al plurale. Continuiamo con la parola studente. La parola studente finisce in E e le parole che finiscono in E le trasformiamo al plurale sostituendo la lettera E con la lettera I. Allora il plurale di studente è studenti. Vediamo che cosa succede con la parola oliva. Oliva finisce in A. Il plurale di oliva è olive. E l'ultima parola è professore. Professore termina in E. Il plurale di professore è professori. Capito? Quindi questi sono 5 esempi di come trasformare le parole che hanno plurali regolari al plurale. Bene, continuiamo con la prossima attività e in questa attività andiamo a imparare i numeri. Bene, i numeri. I numeri in italiano, i primi 10 numeri, come si chiamano? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Questi sono i primi 10 numeri in italiano e li utilizzeremo per fare la prossima attività. Quindi nella prossima attività combiniamo il plurale con i numeri per vedere come si possono formare delle combinazioni di numeri con parole al plurale. Ripetiamo questi 10 numeri. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok? Facciamo l'ultima attività di questa lezione dimostrativa e di nuovo torno a mettermi qua sopra per farvi vedere molto bene tutte le immagini. Ok, in questa attività finale della lezione dimostrativa abbiamo 5 parole al singolare e poi abbiamo delle immagini che dobbiamo utilizzare per contare quanti elementi ci sono e completare gli spazi con il numero e il plurale della parola corrispondente. Per esempio, la prima immagine è un gelato. Gelato è singolare perché abbiamo solo un gelato. Qua sotto che dobbiamo scrivere? Dobbiamo scrivere 1, 2, 3, quindi il numero 3 e il plurale di gelato è gelati. Quindi un gelato, 3 gelati. Poi abbiamo finestra. Finestra è singolare, abbiamo solo una finestra. Che cosa dobbiamo mettere qua? Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quindi 8, e il plurale di finestra è finestre, perché finisce in A al singolare. Sostituiamo la lettera A con la lettera E. Quindi una finestra, 8 finestre. Poi abbiamo telefonino, abbiamo solo uno, quindi è singolare, telefonino. Poi contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi 6, e il plurale di telefonino è telefonini. Telefonini è il plurale perché la parola telefonino termina in O. E poi abbiamo un cane. Cane è una parola terminata in E. Quando le parole terminano in E, al plurale che cosa dobbiamo fare? Prima contiamo 1, 2, 3,
4, 5, quindi 5 è il plurale di cane e cani. 5 cani, un cane, 5 cani. E per finire abbiamo bandiera, una sola, e qua sotto abbiamo una e due, quindi 2 bandiere, perché bandiera termina in A, al plurale si dice bandiere. 2 bandiere. Bene, ragazzi, questa è la fine della lezione dimostrativa, spero che vi sia piaciuta, spero che la metodologia sia stata chiara e se volete iscrivervi ai nostri corsi, noi saremmo molto contenti di avervi nelle nostre lezioni. Quindi se avete domande, se volete chiedere informazione, potete contattarci attraverso i diversi canali che mettiamo alla vostra disposizione. Va bene? Ci vediamo, a presto.